Amici, buonasera. Avendo questi due terminali per le mani e volevo un attimino mettere a confronto quelle che sono le performance del Poco F2 Pro 6 128 e del iconico iPhone 11. Ora, si tratta di due terminali abbastanza diversi, al di là del sistema operativo, anche in termini di prezzo, parliamo di un terminale che adesso su Amazon sta a 369, mentre questo, l'iPhone su Amazon adesso sta a 769. Dunque ballano tra i terminali circa, anzi non circa, esattamente 400 euro, quantomeno su Amazon. Quindi, obiettivo di questo video è vedere quanto questi 400 euro si traducano in differenti performance. Premetto che ho avuto modo di valutare altri parametri che però non sono qui a mostrarvi in questo video, quindi quali qualità delle foto che sono buone su entrambi in caso di posa ben esposta, quindi con tanta luce, mentre sono abbastanza differenti in scenari con poca luce, quindi la sera al chiuso la resa cromatica delle foto è abbastanza diversa. Forse l'iPhone è un po' più naturale, quella del Poco è un pochino più artificiale. Però, in quanto ad altre caratteristiche, abbiamo 128 giga di memoria disponibile per il Poco, 64 per l'iPhone. E beh, chiaramente la differenza tra sistemi operativi, vede i fanatici di Apple impossibilitati nello scegliere un Android e viceversa. Cominciamo invece con queste applicazioni che sono installate su entrambi i terminali e quindi vedremo nel video quelle che sono le velocità di apertura di queste applicazioni. Cominciamo con Instagram. Ok. Continuiamo con LinkedIn. Ok. Diciamo che se nel primo caso era nettamente più veloce il Poco, nel secondo siamo grosso modo allineati come performance. Di nuovo Poco. Vabbè, diciamo la differenza che non c'è in questo caso. Vediamo l'avvio della fotocamera. iPhone. Vediamo lo store. Vabbè, leggermente poco. Continuiamo con Amazon Shopping. Quindi continuiamo con Amazon Shopping. Ok. Poi Wish. Direi di gran lunga poco. E poi Spock. In questo caso forse è stato più veloce l'iPhone. Dunque, chiaramente poi ognuno fa le sue scelte, però personalmente una differenza di prezzo così importante non la giustifico assolutamente, viste le performance che possiamo avere negli applicativi di uso più comune, viste anche le caratteristiche tecniche che vedono primeggiare di sicuro il Poco rispetto all'iPhone. Chiaramente aspetto, come dire, questo è un aspetto puramente personale, una considerazione puramente personale. Come ho detto durante il video, i fanatici dell'uno o dell'altra tecnologia sapranno cosa scegliere. Tendenzialmente non hanno alternative nel cambiare da iPhone a Android e viceversa, piuttosto che non fare una scelta una scelta importante, ecco, nel passare da un sistema operativo all'altro. Però personalmente è un qualcosa che valuterei, quantomeno la proverei per qualche mese, poi eh, eventualmente si torna indietro, però avere un'idea di quello che c'è e quello che offre Android versus Apple
è una cosa che può risultare utile, magari può anche risultare più consona a quelle che sono le nostre esigenze. Vi lascio una buona serata, ciao a tutti.